Ragazzi, buongiorno. Questa mattina ci vedete belli bardati perché siamo a 3700 metri sul livello del mare. Questa notte c'è stato meno 1 grado, quindi iniziamo con Tenerona, fai la brava. Freddo, altitudine, ma lei va che è una meraviglia, molto meglio di me. Il risveglio della cittadina di Chivay, immersa completamente nelle Ande che la circondano e che arrivano a quasi 5000 metri. Odore di cibo immancabile, la plaza, una gioiosa fontana, in piazza uno dei simboli della cittadina, i Condor, los Condores, che ora, meteo permettendo, andremo a vedere. Le imponenti rocce che la circondano. La somiglianza con la vicina Bolivia, sia nelle costruzioni che negli abiti tradizionali, soprattutto femminili, è abbastanza schiacciante. qua dove abbiamo fatto benzina, perché ricordiamo che Chivay ha un distributore di benzina qua ed un secondo addirittura Petro Perù qua a sinistra. Quindi arrivati da queste parti sareste tranquilli per il carburante, signor Perro. Onestamente non mi aspettavo una cittadina piccola ma comunque così curata in questo posto. Probabilmente stanno sfruttando le enormi potenzialità turistiche, come è giusto che sia in questa zona meravigliosa, nonostante la posizione molto privilegiata e quindi, come abbiamo già detto, le potenzialità turistiche, mantiene ancora un'atmosfera molto tipica e speriamo che continui a farlo. Purtroppo, per quanto piccola, nella periferia si vedono comunque queste situazioni. Nonostante la cittadina sia curata, sono evidenti le scarse possibilità economiche di gran parte dei suoi abitanti. Destinazione Cabanaconde. Vamos chicos! Anche stavolta, come sempre faccio, ho controllato benissimo su Osman la condizione della ruta, perché una cosa importantissima che stiamo apprendendo: qua in Perù le strade sono poche e con questa situazione intorno delle Ande molte sono veramente messe molto male. Vie di comunicazione in questa parte di Perù che stiamo conoscendo piano piano estremamente limitate. Un cielo inaspettatamente sereno a quest'ora del mattino, come non era previsto. Stiamo anche cercando di capire come sono l'alternarsi delle stagioni, com'è l'alternarsi delle piogge. In questa zona da poco è finita appunto la stagione delle piogge e i loro abitanti danno questo mese fino a giugno come il periodo migliore per visitare la zona, perché da giugno in poi la stagione si mantiene secca, ma tutto quello che c'è intorno diventa giallo, perché inizia ad allontanarsi di diverso tempo appunto la stagione che ha favorito il verde. Il Perù è un susseguirsi di paesaggi ma anche un susseguirsi di stagioni, quindi bisogna fare estrema attenzione a quando visitarli e a dove dirigersi in base al periodo dell'anno. Le vette innevate che ieri abbiamo potuto testare. L'immensità del paesaggio in questo angolo, patate e la loro raccolta. Iniziamo col guadare. La cosa più impressionante di questa zona è che sì, siamo contornati da verde, ma molti degli arbusti che incontriamo sono tipici delle zone desertiche o delle zone particolarmente calde, quindi cactus, arbusti spinosi. È un contrasto difficile da descrivere e da comprendere per chi come noi è entrato da poco in questa terra, estremamente sorprendente. Come abbiamo già anticipato, è la prima volta per noi di un paesaggio del genere qui in Sud America
sia se paragonato alle valli verdi cilene o a quelle particolarmente aride argentine. Alle piante spinose tipiche del deserto si affiancano però coltivazioni molto importanti, segno proprio della variabilità delle stagioni e quindi delle condizioni climatiche. Spettacolo la roccia! Quello che a me personalmente piace tantissimo, il traffico è veramente basso, poi trovi qualcuno contromano, però questo è un altro discorso. Un po' di illuminazione qua dentro, no, eh? Oh mio Dio, eh? Pericolosissimo qua. Oddio. Che spettacolo da questa altitudine! C'è un alternarsi di fondi stradali da terra a pietra a ripio a asfalto. Your friends, they warned you, 'cause they knew I had a past, but you saw beyond that. Yeah, you gave me a chance. Iniziamo a stupirci sempre di più di quello che abbiamo davanti agli occhi, compreso il fatto che le strade siano completamente senza guardrail, anche laddove i precipizi sono praticamente mortali. Una piccola sorgente che scende dalla montagna. Però allo stesso tempo l'altitudine non è amica di nessuno e in particolare di Francesco, che ha passato la notte in bianco completamente. Questa mattina mi avete sentito parlare poco per due motivi. Il primo lo potete immaginare, questa vista ti lascia letteralmente senza parole. Il secondo motivo ve l'ha detto proprio ora Sara. Questa notte ho dormito un paio d'ore perché a 3700 metri, per quanto ero molto stanco, si fa comunque sempre tanta fatica a riposare. Noi non abbiamo preso mai nessun medicinale, però sicuramente se avete qualche problema oppure volete riposare bene, i medicinali aiutano. I sintomi che abbiamo avvertito riguardano appunto insonnia, una pesantezza della testa particolarmente forte, quindi il sangue che pulsa sulle tempie, occhi che bruciano, testa che gira nel momento in cui magari ti infili gli stivali e fiatone anche nel momento in cui ti infili gli stivali e ti tiri su. Ragazzi, questo è quello che abbiamo al di là della strada, senza il minimo guardrail. Eccolo un condor ritardatario che si lascia però trasportare dalle correnti. Un altro sintomo che mi sento ormai di poter definire tale, magari non è comprovato, ma a me è capitato
tutte le volte che siamo stati in particolari altitudini, naso attappato, per cui anche il dormire a bocca aperta, quindi la bocca che si secca, le labbra che si seccano, il fatto di dover bere continuamente, è una sensazione strana, compreso il sangue dal naso di cui soffriamo entrambi. Ed eccoci arrivati nella ridente cittadina di Cabanaconde. Chi di voi vorrebbe vivere qua? Scrivetelo nei commenti. Però non scrivete di getto, prima pensate bene. Indubbiamente qua la tranquillità è ai massimi livelli, addirittura Museo Juanita, che mi ricorda un museo ad Arequipa riguardo una ragazzina di età compresa tra i 12 e i 15 anni massimo, ritrovata tra i ghiacci delle Ande da un escursionista e di cui è stata appurata il sacrificio in epoca Inca, offrendo quello che di meglio la società aveva, e cioè i giovanissimi. È una cultura difficile da accettare. Siamo ormai giunti al capolinea di Cabanaconde. E comunque, tornando alla domanda di prima, se vi interessa, qua costruiscono abitazioni nuove, Bimbe che tornano dalla scuola. che posti ragazzi, turisti che fanno trekking. Qua è la patria del trekking. Perro pequeño. Ragazzi, ma dove siamo? Dove siamo? È un paesino dove stanno transitando turisti che fanno, appunto, come ha detto Francesco, trekking. Però ne abbiamo visti 6 finora, quindi non pensate. Sì, pochi turisti, però sono quelle comunità che si trovano anche in parti remote dell'Italia, magari nelle montagne. Perro, padrone della strada, e non si sposta. O nelle parti più isolate, come possono essere alcune zone meno accessibili. Ovviamente in realtà totalmente differenti. Non sono neanche paragonabili, però ricordano un po' quello stile di vita, così un po' fermo nel tempo. Piazze sempre enormi. Omaggio al condor anche qui in mezzo alla piazza, simbolo di tutte queste zone della Valle del Colca. Io continuo a girovagare perché mi piace tantissimo vedere queste realtà, anche la realtà dei perri comunque. Adesso però torniamo nel punto panoramico più alto, ovvero il Mirador del Condor. Stazionamento proibito, ma noi un posticino per la Tenerona lo troviamo sempre. Dai, fermiamoci un attimo qua. Ora andiamo piano, ma soprattutto voi siete pronti a pronunciare la classica frase? Guardate che immensità con il fiume in fondo e la cascata in profondità. Vi diamo qualche numero. Questo canyon ha una lunghezza di 70 km. Per descrivervene la profondità, diciamo che il fondo si tocca a 2 km, ma i bordi intorno possono arrivare a circa 4.000 metri di altezza. Questo lo rende il secondo canyon più profondo al mondo, dopo il Cotahuasi, non molto distante da qua ma difficile da raggiungere. E per darvi un'idea dell'area di cui stiamo parlando, alcuni hanno definito l'area del canyon del Colca il doppio di quella del Grand Canyon. Nuove padrone della strada in riflessione. Hola, otra señora, siete fenomenali. No se pasa, piano piano. Muchas gracias. Ora siamo tornati all'ingresso perché prima non ve l'abbiamo fatto vedere, ma per entrare e fare questo tratto di strada, poter vedere il Mirador del Condor, bisogna fare un biglietto proprio su questa capannina al costo di 70 soles cada uno, circa 18 euro. Col sole è bellissimo, ma quando si copre il cielo è ancora più inquietante e suggestivo. Anche perché adesso andremo lassù. Facciamo la prova tenuta d'acqua degli stivali. Reggono alla grandissima ancora, nonostante i tantissimi chilometri e i tantissimi maltrattamenti. Il biglietto per l'ingresso al Cruise del Condor e l'arrivo fino a Cabanaconde è valido per 3 giorni, quindi si può tornare più volte entrando senza pagare di nuovo. E comunque con un'ora di tempo, guardate com'è cambiato il meteo.
perché in un nanosecondo ti fa capire veramente chi comanda. Si può arrivare in questo punto senza fare il biglietto e forse dal nostro punto di vista è anche il panorama più bello. È anche vero che se si vuole ammirare il volo del condor, e cioè i condor che si lasciano trasportare dalle correnti ad ali spiegate, bisogna per forza entrare e fare il biglietto, e l'orario migliore è quello dalle 8 del mattino alle 10 del mattino. Questo resta per noi comunque il punto migliore per ammirare la Valle del Conca. Ci siamo fermati in un altro mirador e forse questo è il mirador che dà più una visione generale del fiume Colca, del canyon che ha scavato nei millenni e dello spettacolo che è riuscito a creare. Vi lasciamo col silenzio che respiriamo anche noi. E lei che ci aspetta ad ogni nostra fermata e ad ogni nostro capriccio. Forse anche oggi in alto ci aspetterà la neve. 4852, è pazzesco ed è freddissimo! Siamo ora a 4096 metri sul livello del mare e guardate questa montagna. A quanti metri dovrà arrivare? È il Misti e la sua forma conica perfetta. Oggi sembra addirittura sospeso in aria. Fantastico! Ragazzi, bentornati, vi abbiamo risparmiato l'ingresso all'Arequipa perché sono state 2 ore pazzesche. Dalla strada interoceanica alla Panamericana. Il traffico però, come potete vedere, non ci abbandona perché ci sono tantissimi camion e la careggiata è stretta. Oggi prevedo una giornata lunga e tempestosa. Parliamo infatti di una giornata di trasferimento, o meglio di avvicinamento a Lima, che prevede inevitabilmente un passaggio a Nazca. Guardate il panorama com'è cambiato nuovamente, la sabbia è talmente fine, di un colore grigio che sembra cemento. Comunque voglio sottolineare che la polizia ha sorpassato con la doppia linea continua, come tantissimi camion che abbiamo visto precederci. Quindi io, come dico sempre, rispettiamo le regole, ma anche le regole locali. Poi in mezzo a questo territorio super arido guardate la dimensione dei cartelloni pubblicitari. Sempre tantissimi baracchini che vendono gelati o anche dei frullati. Andiamo a passare qua sulla destra. So che non si fa, però stiamo scendendo a livello del mare, stiamo salendo e siamo abbondantemente sopra il tropico, quindi il sole picchia tantissimo. In questo caso avere una giacca di colore chiaro indubbiamente aiuta. Macchine di ultima generazione, revisionate sicuramente. Dico questa cosa perché in tanti mi avete chiesto: ma Francesco, come fai con la revisione se la Tenerona è da 3 anni che si trova in Sud America? La revisione della moto va ovviamente di pari passo allo stato attraversato e in questi stati non te la chiede nessuno. Poi ci sarebbe da approfondire nel dettaglio effettivamente com'è la normativa attuale. Magari lungo il percorso vi aggiorneremo. Loro che vanno con i camion ci provano sempre a sorpassare, quindi assolutamente attenzione, perché trovarselo di fronte è veramente un attimo. E come in Marocco arriviamo in fondo dove c'è del verde e sembra che ci sia un'oasi. Sembrano pomodori ad essiccare, secondo me. Utilizzano molto pomodori secchi, non siamo gli unici. Guardate la galleria senza nessun tipo di carpenteria, ovviamente non illuminata. Smog pazzesco, come si può intravedere.
e si sale nuovamente anche se siamo a 1320 metri. Ecco i loro sorpassi, anzi che ce la facciamo. Pensate a passare di qua nella stagione delle piogge, quello che potrebbe essere in valle, qualcosa di pauroso. Ed ora intorno, a parte l'immondizia, il nulla cosmico, come diciamo spesso ultimamente. Guardate questa gola e l'altopiano sopra che sembra una linea perfetta, poi qualcuno che ti supera, che ti toglie la visuale, ma fa parte della diretta. Comunque nuova vallata strepitosa, guarda sopra, è perfettamente in piano. Credo che il fatto che sia tagliata di netto sopra dipenda molto dalla natura della roccia, un po' come in America del Nord, e dal fatto che è facilmente friabile e viene facilmente appunto erosa dal vento e dall'acqua. Abbiamo incontrato un ragazzo in moto che aveva una scaletta caricata e uno zaino e abbiamo ipotizzato che possa dover fare dei lavori tra una località e l'altra che però distano 200 km magari, e non sono 200 km da percorrere fermandosi magari in autogrill, facendo pranzo, rinfrescandosi. No, sono 200 km, se sarà vero che li sta percorrendo per questo, di deserto. Ecco perché a volte la resistenza di queste persone non ha nulla a che fare con quello che noi siamo un po' diventati, è proprio lui, grazie al benessere, grazie alle infrastrutture, grazie a un territorio che ci ha, tra virgolette, scusate il gioco di parole, graziati. L'abbiamo affiancato un attimo, glielo abbiamo chiesto, ovviamente sta trapacando. Per i più curiosi, quella che vedete dietro è la classica scala degli elettricisti che appunto si richiude. Sono dei mezzi lasciati qui dopo incidenti o incendi. Qua cosa si vende? Dinamite? Che cos'è quella? Dinamite, che è quella che usava il Coyote contro il Beep Beep. Finalmente abbiamo le prime dimostrazioni che siamo nella loro terra. Si trasformano più in soste dei camionisti e quindi in tutte quelle attività che si sviluppano proprio in relazione al transito. Siamo nel distretto di Majes. Da un quarto d'ora il traffico praticamente è sparito. Siamo io, Sara, la Tenerona in mezzo al deserto. Bellissimo. Anzi, facciamo attenzione ad usare questa parola perché sapete benissimo poi come è andato a finire. Quindi Tenerona, confidiamo in te. E di colpo da 930 metri sul livello del mare si scende in picchiata, perché in teoria fra 15 km dovremmo vedere l'Oceano Pacifico. Sicuramente faranno il calcolo del peso. Noi nella prima fila, visto che sono un manzo, meglio metterlo davanti. Non necesita un secondo pilota? Un minuto viene. Buenas. ¿De dónde son? Italia. Todos son de Italia, Alemania y Uruguay. Solamente por un momento. Ok, io non ci entro. E comunque sensazione a caldo, sicurezza che rasenta lo zero, quindi pregate per noi.